Ciao e benvenuto al mio canale, io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di paesi blacklist. Paesi blacklist. Oggi ti parlo della lista completa e aggiornata dei paradisi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quando si parla di paesi blacklist, solitamente si parla di paesi che sono dei paradisi fiscali e tutti questi paesi sono stati inseriti dentro un elenco che viene poi pubblicato e aggiornato dall'Agenzia delle Entrate ogni tot anni. Più avanti vedremo quanto. E oltretutto devi sapere che quando l'Agenzia delle Entrate fa i suoi controlli va a guardare tutte le persone o le aziende che hanno o hanno avuto dei rapporti con quei paesi. Per rapporti si intende dire che magari queste persone o queste aziende hanno avuto una residenza o un domicilio in uno di quei paesi. Più nello specifico, se ti interessa sapere quali sono i paesi blacklist, te li lascio qui sotto scritti nella info box del video, ovviamente qui su YouTube. L'elenco dei paesi blacklist dell'Agenzia delle Entrate, prima che fosse aggiornata dall'Ecofin, era ferma all'anno 2016 e comprendeva ben 33 paesi. Ai 33 paesi di prima, ad oggi ne sono stati aggiunti altri 12. Tutti quei paesi sono quelli che sono stati inseriti nella circolare del Ministero dell'Economia. Più avanti nel video ti spiego anche meglio cosa sono i paradisi fiscali. Ricorda che la lista dei paesi è stata fatta dall'Ecofin per conto dell'Unione Europea. Ora ti spiego perché la blacklist dell'Agenzia delle Entrate non viene più aggiornata. Possiamo dire che in maniera del tutto informale la lista dei paesi blacklist dell'Agenzia delle Entrate non viene più aggiornata perché, come la vecchia legge di bilancio del 2017 ha abrogato, cioè ha reso non più obbligatorio fare la vecchia comunicazione dei dati, che si chiamava ovviamente blacklist, si suppone che questa lista non venga più aggiornata per quel motivo. Infatti, fino al 2001 era obbligatoria la comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni che si facevano con quei paesi, nel caso però che le operazioni superavano la cifra di 10.000 euro. Quindi è per questo motivo che all'inizio l'elenco dell'Agenzia delle Entrate era necessario per poter procedere all'invio della comunicazione. Da quando la comunicazione non è più obbligatoria, in pratica non è nemmeno più necessario aggiornare la lista dei paesi della blacklist. Questo vuol dire che l'ultima lista presente nella circolare 39 del settembre del 2016 viene preceduta dalla seguente frase: nella tabella sottostante viene riassunta la situazione dei paesi indicati nel decreto ministeriale del 23 gennaio del 2002 vigente al 31 dicembre 2015. L'aggiornamento finale risale dunque alla fine del 2015. Quali sono i paesi blacklist secondo l'Agenzia delle Entrate? Per avere la lista aggiornata dei paesi blacklist facciamo riferimento al sito internet dell'Agenzia delle Entrate e anche alla lista aggiornata dell'Ecofin, che è stata aggiornata al 14 novembre del 2019. I principali paesi sono il Vanuatu, il Guam, le isole Fiji, la Samoa americana, la Samoa, le isole Vergini degli Stati Uniti, l'Oman e il Tobago. Se guardiamo l'elenco dei paesi blacklist dell'Agenzia delle Entrate del 2016, erano inseriti per lo più tutti i paesi dei Caraibi, quelle stupende isole che si trovano a destra della Florida. Poi erano incluse anche Antigua, Barbados, Bahamas, Dominica, Giamaica, Porto Rico, Grenada, Isole Vergini statunitensi, le Kitts, Santa Lucia, San Vincent e Grenadine. Poi c'erano un elenco a parte delle isole del Pacifico, come le isole Cook, le isole Marshall, il Kiribati, il Nauru, il Niue, la Nuova Caledonia, la Polinesia,
francese, le isole Salomone, il Samoa, il Vanuatu e il Tonga. Ovviamente anche l'Africa non era da meno, infatti nell'elenco dei paesi erano incluse l'Angola, Djibouti, il Kenya e le Seychelles. Poi parliamo dell'Asia, che comprendeva il Bahrain, il Libano, Oman, il Medio Oriente, anche il Brunei, il Macao e le Maldive. E nel Centro e nel Sud America? Beh, vogliamo lasciare da parte un altro bel pezzo di mondo? Ovviamente no. E così ci troviamo l'Ecuador, il Panama e l'Uruguay. E poi per concludere in bellezza nel nostro continente europeo ci troviamo le isole del Canale e Sark, Andorra, Liechtenstein, il Monaco e la Svizzera. Quindi a questo punto ti spiego cosa sono i paradisi fiscali. I paradisi fiscali sono degli stati e dei paesi che hanno dei regimi fiscali privilegiati, cioè in pratica hanno una tassazione molto bassa rispetto per esempio a quella italiana. Nei paesi blacklist le tasse da pagare sono decisamente inferiori e molto più basse rispetto alla media di tasse che paghiamo noi qui in Italia o che pagano gli altri popoli negli stati dell'Unione Europea. Inoltre, un altro grande vantaggio che questi paesi garantiscono a chi intrattiene dei rapporti con loro è che loro non comunicano nessun dato o informazione agli altri stati. Voglio darti solo questa informazione, poi vedrai tu come usarla. Una ricerca condotta da Gabriel Zuckman dell'Università di Berkeley in California e da Ludwig Vier e Thomas Torslow dell'Università di Copenaghen dice che c'è una perdita di gettito per il fisco italiano che ammonterebbe a 7,3 miliardi di euro ogni anno, a fronte ovviamente di un trasferimento di denaro complessivo di 23 miliardi. Sorprende infatti come 8 paradisi fiscali su 10 scelti dalle società che operano in Italia e muovono somme di denaro superiori ai 23 miliardi siano appartenenti geograficamente all'Europa. Ora ti parlo dei paradisi fiscali nella blacklist dell'Unione Europea. La blacklist dell'Unione Europea è composta da 8 giurisdizioni ed è aggiornata al 14 novembre del 2019. La prima blacklist, quindi il primo elenco a livello europeo, risale solo al 2017. All'epoca erano stati individuati come paradisi fiscali il Guam, il Tobago, il Samoa americano, il Samoa, oltre ovviamente alle isole Vergini americane. Poi a marzo del 2019 il Consiglio Economia e Finanze, quindi l'Ecofin europeo, aveva creato una nuova lista a cui si erano aggiunti altri 10 paesi. Nell'elenco dei paesi privilegiati sono stati aggiunti gli Emirati Arabi. L'inserimento dello Stato degli Emirati Arabi nella blacklist europea era stato osteggiato dall'Italia e dall'Estonia, che avevano chiaramente espresso la loro contrarietà. L'Arabia Saudita è stata poi depennata dal nuovo elenco a metà di novembre. L'obiettivo che l'Unione Europea si prefigge con la lista dei paradisi fiscali è raggiungere una maggiore trasparenza e una migliore governance, oltre ovviamente a combattere l'evasione. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi sul fatto che sia giusto o meno avere dei paesi blacklist dove le tasse sono molto più basse rispetto all'Italia. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare ovviamente il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!